Sai qual è una delle cose che stressa di più il sistema nervoso? Non il conflitto, l'incertezza, perché il nostro sistema nervoso non reagisce soltanto ai pericoli fisici, reagisce anche a ciò che non riesce a comprendere. E quando nelle relazioni aumentano il non detto, l'ambiguità, le aspettative, la comunicazione poco chiara, il corpo può entrare in uno stato di tensione che dura molto più di quanto immaginiamo. E allora può accadere qualcosa di molto comune. Ti senti stanco dopo aver parlato con qualcuno. Rileggi un messaggio 10 volte cercando di capire cosa volesse davvero dire. Oppure passi ore a ripensare a una conversazione, a una risposta mancata, a un silenzio. È una forma di stress di cui si parla poco. Non nasce dal lavoro, non nasce dagli impegni, non nasce nemmeno dai problemi pratici della vita. Nasce quando una persona continua ad occupare spazio nella tua mente. Magari la conversazione è finita, l'incontro è terminato, i messaggi si sono fermati, eppure qualcosa dentro continua a tornarci sopra. Ripensi, rivaluti, riascolti, cerchi di capire, cerchi di collegare i pezzi e senza accorgertene quella relazione continua a consumare attenzione anche quando non è presente. Le neuroscienze ci mostrano che l'attenzione è una risorsa limitata. Ogni volta che una situazione rimane aperta, irrisolta o poco comprensibile, il cervello tende a tornarci sopra, come se stesse cercando di completare qualcosa, come se una parte della mente dicesse «non abbiamo ancora capito». Ed è qui che nasce una forma molto particolare di stress, non quella dell'emergenza, ma quella dell'occupazione mentale. La sensazione che qualcosa continui a girare in sottofondo, come un'applicazione aperta sul telefono che consuma batteria senza che tu la stia usando. Molte relazioni non ci stancano perché sono conflittuali, ci stancano perché c'è qualcosa che non torna, qualcosa che non si allinea, qualcosa che non riesce a trovare una forma chiara. A volte è un non detto, a volte è un comportamento ambiguo, a volte sono aspettative mai espresse, a volte parole e comportamenti che sembrano raccontare due storie diverse e allora la mente continua a lavorare, continua a cercare una spiegazione, continua a investire energia. Il problema è che questa energia viene sottratta ad altro, alla creatività, alla presenza, al riposo, alla capacità di abitare pienamente la propria vita. Per questo una relazione non sempre diventa stressante perché c'è troppo conflitto, a volte diventa stressante perché occupa troppo spazio, spazio mentale, spazio emotivo, spazio attentivo e una delle forme più profonde di libertà non è convincere gli altri a cambiare, è imparare a riconoscere quanto spazio stiamo concedendo a chi assorbe in maniera inadeguata le nostre risorse, perché ogni volta che recuperiamo attenzione, recuperiamo anche energia e ogni volta che recuperiamo energia, recuperiamo una parte di noi stessi. Le relazioni sono uno dei principali regolatori biologici del cervello umano. Da lì discendono il benessere, la serenità, il dolore sociale, la coregolazione, il contagio emotivo, il peso dell'ambiguità, l'importanza della fiducia. Il cervello, infatti, è un organo sociale. Dedichiamo una parte enorme delle risorse del nostro cervello a comprendere gli altri, interpretarne le intenzioni, prevederne il comportamento, valutare se una relazione sia sicura, affidabile o potenzialmente minacciosa. In altre parole, il cervello non si occupa soltanto del mondo fisico, si occupa continuamente del mondo sociale e questo significa che le relazioni non sono un'aggiunta alla nostra vita biologica, ne fanno parte. Per molto tempo espressioni come «mi hai ferito», «mi si è spezzato il cuore»
sono state considerate semplici metafore. Poi arrivarono alcuni studi sorprendenti. La neuroscienziata Naomi Eisenberger osservò che l'esclusione sociale attivava aree cerebrali coinvolte anche nell'elaborazione del dolore fisico. Questo non significa che una delusione amorosa sia identica a una frattura, ma significa che il cervello considera la connessione sociale qualcosa di straordinariamente importante. Quando veniamo esclusi, ignorati o rifiutati, non soffre soltanto la nostra autostima. Il cervello registra che qualcosa di significativo sta accadendo. La ferita è invisibile, ma per il sistema nervoso è reale. Non ci regoliamo da soli. Questa è forse una delle scoperte più importanti. Molti di noi crescono pensando che equilibrio emotivo e calma siano responsabilità esclusivamente individuali. Le neuroscienze raccontano una storia diversa. Gli esseri umani sono progettati per regolarsi reciprocamente. Una voce calma può rallentare il nostro stato di attivazione. Uno sguardo accogliente può ridurre la percezione di minaccia. Una presenza affidabile può trasmettere sicurezza al sistema nervoso. Stephen Porges ha mostrato come il nostro organismo sia costantemente alla ricerca di segnali di sicurezza sociale e quando questi segnali sono presenti, il corpo può uscire più facilmente dalle modalità difensive. Per questo alcune persone ci aiutano a ritrovare noi stessi e altre sembrano consumare le nostre energie. Grazie alle tecniche di hyperscanning, i ricercatori hanno registrato simultaneamente l'attività cerebrale di due persone che interagiscono. Hanno scoperto che durante conversazioni profonde, cooperazione, relazione genitore-figlio, relazioni di coppia, si osservano fenomeni di sincronia intercerebrale. In altre parole, alcune aree dei cervelli tendono a coordinarsi durante l'interazione sociale. Quando due persone interagiscono in modo significativo, i loro cervelli non lavorano completamente in modo indipendente. In molti studi, in particolare in una ricerca di Uri Hasson e altri del 2012, si osserva una certa sincronizzazione dell'attività neurale, chiamata Interpersonal Neural Synchronization oppure Brain-to-Brain Coupling. Non significa che i cervelli si fondano o leggano la mente, significa che alcune regioni cerebrali mostrano pattern temporali simili durante l'interazione. Questo accade soprattutto quando ci si ascolta attentamente, ma si coopera, si comunica efficacemente, si condivide attenzione, si prova empatia. Altri studi con tecniche come Functional Near Infrared Spectroscopy ed elettroencefalogramma hanno mostrato che coppie romantiche, genitori e figli, insegnanti e studenti mostrano spesso livelli più elevati di sincronizzazione durante interazioni cooperative. La sincronizzazione aumenta soprattutto quando c'è attenzione reciproca, c'è fiducia, c'è cooperazione, c'è coinvolgimento emotivo e ovviamente non è sempre positiva. Anche ansia, tensione e conflitto possono propagarsi tra due sistemi nervosi perché gli esseri umani si influenzano continuamente attraverso espressioni facciali, tono della voce, ritmo, postura, attenzione condivisa. Molti conflitti nascono dalle parole, molto stress nasce invece dalle incongruenze. Qualcuno dice va tutto bene, ma appare freddo, distante, irritato. Qualcuno afferma mi fido di te, ma controlla continuamente. Qualcuno dice per me sei importante. Ma il comportamento comunica altro. Il cervello non ascolta soltanto il linguaggio, confronta continuamente parole, tono, espressioni facciali, comportamenti e contesto. Quando questi elementi non coincidono, aumenta il lavoro interpretativo. Il sistema nervoso cerca di capire quale segnale sia quello corretto.
le parole, i comportamenti, i silenzi, le assenze, e questo richiede energia, molta energia. Per questo il non detto può diventare più pesante di ciò che viene detto. Esiste un'altra fonte di stress relazionale di cui si parla poco: le aspettative non comunicate. Molti rapporti si basano su speranze implicite, bisogni inespressi, accordi mai dichiarati. Ci aspettiamo che l'altro comprenda, intuisca, capisca da solo, ma nessun essere umano può accedere direttamente ai pensieri di un altro. Quando ciò che ci aspettiamo non coincide con ciò che accade, il cervello deve colmare la distanza. Nascono interpretazioni, ipotesi, delusioni e spesso conflitti che non riguardano ciò che è stato detto, ma ciò che non è mai stato espresso. C'è poi un fenomeno che sperimentiamo ogni giorno. Le emozioni si trasmettono non in modo magico, in modo biologico. Il cervello possiede sistemi che ci permettono di riconoscere rapidamente gli stati emotivi delle persone che ci circondano. Per questo trascorrere molto tempo accanto a persone costantemente ansiose, ostili, aggressive o pessimiste può modificare profondamente il nostro stato interno, così come stare accanto a persone calme, presenti e autentiche può favorire maggiore regolazione e stabilità. Le relazioni non sono soltanto conversazioni, sono ambienti biologici e il cervello li assorbe continuamente. Poi c'è la fiducia. Forse la scoperta più interessante è questa: la fiducia non è soltanto un sentimento, è un risparmio energetico. Quando una persona è coerente, il cervello deve spendere meno risorse per interpretarla, meno controllo, meno sorveglianza, meno ipotesi, meno difese. Quando invece una relazione è imprevedibile, ambigua o contraddittoria, aumenta il lavoro richiesto al sistema nervoso. E questo lavoro ha un costo. Attenzione, energia mentale, capacità di concentrazione, benessere. Per questo alcune relazioni ci fanno sentire nutriti e altre ci lasciano esausti. Forse una relazione sana non è quella in cui non esistono problemi. Forse è quella in cui esiste abbastanza chiarezza da ridurre il peso dell'interpretazione, abbastanza autenticità da diminuire il non detto, abbastanza coerenza da permettere al cervello di rilassarsi. Perché le relazioni non influenzano soltanto ciò che proviamo, influenzano il modo in cui il cervello distribuisce la propria energia. E quando una relazione ci offre sicurezza, comprensione e fiducia, accade qualcosa di prezioso. Smettiamo di spendere energie per decifrare e possiamo finalmente usare quelle stesse energie per vivere. La mindfulness può aiutarci? Sì, perché ci aiuta a vedere con maggiore chiarezza, a distinguere ciò che sta accadendo da ciò che stiamo immaginando, i fatti dalle interpretazioni, i comportamenti dalle ipotesi, le parole dalle storie che costruiamo attorno alle parole. La mindfulness allena una capacità preziosa: riportare l'attenzione al momento presente quando la mente continua a tornare su ciò che è rimasto aperto. E questo non significa ignorare i problemi, significa smettere di alimentare inutilmente ciò che continua a consumare energia. Con il tempo impariamo a riconoscere quali relazioni favoriscono sicurezza, fiducia e regolazione reciproca e quali invece alimentano costantemente ipervigilanza, interpretazione e dispendio energetico, perché la libertà non consiste nel controllare gli altri, consiste nel recuperare attenzione, e ogni volta che recuperiamo attenzione, recuperiamo energia. Ogni volta che recuperiamo energia, recuperiamo una parte della nostra vita. Questo è The Mindful Lab,
Uno spazio dove mindfulness, neuroscienze, spiritualità ed esperienza umana si incontrano per promuovere la conoscenza di se stessi e la crescita personale. Se questo video ti è stato utile, metti un like, condividilo con qualcuno a cui tieni, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo nuovi contenuti. Nel prossimo video parleremo di come attaccamento, proiezioni e aspettative influenzano le nostre relazioni e di come possano cambiare il modo in cui vediamo gli altri e noi stessi. Continua questo viaggio con noi.